Nel Medioevo la morte era ovunque, non era un tabù, era un fatto quotidiano. Carestie, guerre, malattie e condizioni igieniche disastrose rendevano la vita breve e la morte visibile. Ma cosa succedeva esattamente quando qualcuno moriva? Cosa facevano con i cadaveri nel Medioevo? Il trattamento dei corpi variava enormemente a seconda dello status sociale, delle credenze religiose, del periodo storico e della regione. In questo viaggio oscuro ma affascinante esploreremo pratiche di sepoltura, credenze popolari, riti religiosi, usanze macabre e persino casi di commercio dei corpi. Nel Medioevo la morte era una presenza quotidiana tangibile. La mortalità infantile era altissima, le epidemie ricorrenti e la vita media molto più breve rispetto a oggi. Tuttavia i medievali non avevano paura della morte in senso moderno, la temevano sì, ma soprattutto temevano l'inferno e il giudizio divino. La morte era vista come un passaggio, un momento decisivo, una prova spirituale. Da qui nasce allora l'attenzione quasi ossessiva al buon morire. Era la cosiddetta mors bona, è un concetto fondamentale per capire il Medioevo. Morire bene significava quindi essere preparati spiritualmente, confessarsi, ricevere l'estrema unzione, perdonare e ottenere il perdono. Poi il morente era circondato da parenti, religiosi e testimoni. Questo rito garantiva a quanto pare il passaggio dell'anima in uno stato di grazia. Il corpo del defunto veniva lavato, vestito, con abiti appropriati, spesso semplici tuniche bianche per simboleggiare la purezza, e disposto nella casa per la veglia funebre. Ma i corpi? Dove finivano i corpi? La sepoltura, fortunatamente, era la prassi principale, ma le modalità dipendevano dalla classe sociale e dal luogo. I poveri, per esempio, venivano sepolti in fosse comuni, spesso nei pressi delle chiese. I ricchi e i nobili, invece, potevano permettersi tombe individuali, mausolei, cripte sotto le chiese o addirittura all'interno degli edifici religiosi stessi. Alcuni ordini monastici avevano cimiteri propri. I cadaveri venivano sepolti il prima possibile, per motivi ovviamente igienici e soprattutto religiosi. A volte i cimiteri erano talmente pieni che si ricorreva alla riesumazione e al riutilizzo dello spazio, un po' come fanno anche oggi. Spostano le bare da un posto all'altro, in base allo spazio. Una parte molto particolare del trattamento dei cadaveri era legata molto alla santità. Cioè, i corpi dei santi non venivano trattati come quelli comuni, anzi, diventavano oggetti di venerazione, ma anche innumerevoli frammenti di ossa, per esempio, venivano presi, capelli, denti, unghie addirittura, venivano conservati come delle vere e proprie reliquie. Si credeva che avessero dei poteri miracolosi. C'è anche però il fenomeno dei corpi incorrotti, cadaveri di santi che non si decomponevano, visti quasi come segno divino, e questi corpi venivano praticamente esposti, spostati, esaminati e spesse volte anche contesi. Alcuni monasteri rubavano le reliquie ad altri per attirare pellegrini e anche denaro. Durante, per esempio, le epidemie come più famose di tutte, la peste nera, la gestione dei cadaveri divenne una vera emergenza. Le fosse comuni non si moltiplicarono, i corpi diciamo che venivano sepolti in gran fretta, spesso senza riti, senza nome, senza distinzione, ammassati tutti lì, indistintamente. Durante le guerre però i cadaveri dei nemici potevano essere lasciati insepolti come atto di disprezzo, era molto brutale. Altri venivano bruciati sia per prevenire malattie sia per impedire il culto delle spoglie. Gli eretici e i criminali invece potevano essere privati dalla sepoltura cristiana. I loro corpi venivano infatti appesi, esposti o gettati dalle mura. Che brutta fine. C'è anche una piccola curiosità: i medievali erano sì affascinati ma nello stesso tempo terrorizzati dalla decomposizione dei corpi. Esistono trattati religiosi e medici che descrivono le fasi della putrefazione, i trionfi della morte e la danza macabra, così le chiamavano. Sono
rappresentazioni iconografiche che mostrano cadaveri in vari stati di decomposizione per ricordare la vanità della vita. Un po' brutta come pratica, direi. Alcuni monasteri avevano addirittura stanze dove venivano conservati teschi e ossa in modo del tutto ornamentale, i famosi ossari. Fu nel tardo Medioevo, intorno al XIII e XV secolo, che iniziano le prime dissezioni a fini medici nelle università. Questo era altamente controverso, cioè in poche parole il corpo umano era visto come sacro, no? Ma per studiare autonomia servivano effettivamente dei corpi. E allora alcuni venivano forniti da carceri, condannati a morte, altri si ottenevano con mezzi, diciamo, poco leciti. Nasceva così un vero e proprio traffico di cadaveri. Ladri di tombe, monaci compiacenti, studenti di medicina con pochi scrupoli. In certi casi i corpi venivano addirittura rubati dagli obitori o spediti da una città all'altra sotto falso nome. Ovviamente non mancavano le credenze popolari. In molte zone rurali soprattutto si credeva che alcuni morti potessero tornare. The Walking Dead. Da qui i riti per evitare morti inquieti, inchiodare il cadavere, legargli i piedi, inserire pietre in bocca per impedirgli di mordere. Era forse l'origine dei vampiri? Certe sepolture mostrano segni di rituali per impedire il ritorno del defunto, come teste mozzate, corpi rivolti a faccia in giù o sepolti lontano dai cimiteri stessi. E la politica c'entrava pure in questo caso, perché il cadavere poteva anche diventare uno strumento politico. Esporre un corpo giustiziato serviva a terrorizzare, ma anche a legittimare il potere. I corpi di re venivano invece imbalsamati, sepolti con cerimonie grandiose, spettacolari, usati per rafforzare, diciamo, la dinastia. Altri cadaveri invece venivano simbolicamente uccisi anche dopo la morte, riesumati, bruciati, gettati nei fiumi, una seconda morte per cancellare, diciamo, del tutto la memoria. In conclusione, diciamo che il Medioevo trattava i morti in modo profondo, molto complesso, spesso anche molto crudele, come abbiamo visto, tra fede e paura, tra igiene e simbolismo. Insomma, il cadavere era tutt'altro che un semplice corpo inanimato, era un messaggio, un ricordo, più che altro un avvertimento. Oggi i morti li nascondiamo. I medievali li guardavano addirittura anche in faccia. Forse magari avevano capito qualcosa che noi abbiamo un po' dimenticato. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, ragazzi. Questo fa parte di una miniserie chiamata Curiosità Storiche. Spero dunque di ritrovarvi ancora qui per un prossimo appuntamento. E allora l'unica cosa che dovete fare, ovviamente, per non rimanere imbalsamati come i cadaveri nel Medioevo, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!